Il pomodorino del piennolo migliore è quello che proviene dalle pendici del Vesuvio. La leggenda narra che Lucifero, quando fu scacciato da Dio, rubò un pezzo di paradiso e creò Napoli. Il suo tocco però rese infertile questa terra. Gesù, vedendo questa terra così bella ma resa arida dal tocco del diavolo, si impietosì e versò delle lacrime che scesero dalle pendici del Vesuvio. Fertilizzò così il terreno e il primo prodotto che fece nascere fu il pomodorino. Le mogli dei pescatori, poi, che erano abituate ad intrecciare le reti dei loro mariti, iniziarono ad intarsiare tra loro i rametti dei pomodorini, creando i pomodorini del piennolo. Questa è una leggenda, ma il fatto che le eruzioni abbiano nel corso dei secoli reso più fertile il suolo alle pendici del Vesuvio è una realtà. Le proprietà del terreno e il particolare clima di Napoli fanno sì che il pomodorino del piennolo sia davvero buonissimo. Riflettendo sul pomodorino del piennolo, ho deciso di fare un'escursione sul Vesuvio e nel prosieguo del video voglio mostrarvi la bellezza di questo vulcano e del paesaggio che si può ammirare dalla sua vetta. Potrete così capire cosa ha ispirato la leggenda che considerava Napoli come un pezzetto di paradiso. Siamo sul Vesuvio. Il Monte Somma è l'edificio più antico del complesso vulcanico vesuviano. Ha una forma semicircolare che circonda il Gran Cono. Il bordo è costituito da una serie di cime dette cognoli. Il primo è il Cognoli di Giacca, Cognoli di Trocchia, Cognoli di Sant'Anastasia e Punta Nasone, che è la punta più alta del Monte Somma. Sotto i Cognoli c'è la lava del 1944, in quella che viene chiamata la Valle del Gigante. Possiamo sì, quello che voi vedete se vi affacciate, così vedete meglio il fondo del cratere. Sì. Quello che voi vedete lì appunto, nella parte del fondo del cratere, è tutto un accumulo di materiale che tende a precipitare, perché vedete le stratificazioni sono fatte di elementi, cioè di strati più compatti, che sono le lave, no? Poi invece strati che sono incoerenti, cioè comunque sono fatti di materiale che tende a precipitare, che sono gli strati legati non alle attività delle lave, no? Quindi che vengono chiamate effusive, ma alle attività esplosive. Quindi quando si accumulano ceneri relativi a vari materiale, bombe vulcaniche poi tendono a precipitare e tendono poi a ostruire quello che è già ostruito di per sé, perché nel 1944, dopo l'eruzione, il magma in risalita si è solidificato e ha formato un'ostruzione, quindi Il 18 marzo del 1944 ebbe inizio l'ultima eruzione del Vesuvio. Si trattò di un'eruzione prevalentemente effusiva, che è un'eruzione vulcanica in cui il magma viene espulso dal vulcano sotto forma di fiumi di lava, le colate laviche. Le colate laviche, dopo 2 giorni, raggiunsero i centri di San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma, distruggendoli quasi interamente. Il bilancio dell'eruzione del 1944 fu di 26 morti, causati dal crollo dei tetti degli edifici, resi instabili dalle grosse quantità di cenere accumulata sui tetti. Le ceneri immesse nell'atmosfera giunsero fino in Albania. Il limitato numero di morti fu dovuto proprio al fatto che si trattò di un'eruzione prevalentemente effusiva, in quanto il condotto era aperto. Dal 1944 siamo nuovamente in una condizione a condotto chiuso. Tale condizione non è quella originaria del Vesuvio. La prima occlusione la ritroviamo prima del 79 d.C., in quanto si chiuse il condotto e l'occlusione fu spazzata via dalla forte esplosione che distrusse Pompei. Anche nel 1631 ci fu un'esplosione, in quanto prima di questa data ci fu oltre un secolo a condotto chiuso e si formò dunque una forte energia che portò ad un'esplosione che causò oltre 4.000 vittime.